Cosa hanno in comune l'amico Rodolfo, detto Roddick, e il nostro Yannick Sinner? Sigla. Ciao ragazzi, bentrovati. Continuiamo a fare la conoscenza dei parametri fisici delle nostre racchette da tennis. Nello scorso video abbiamo parlato dello swing weight, di che cos'è, di come influenza il nostro gioco e di come si misura. Oggi parliamo di un altro parametro altrettanto importante e ancora meno conosciuto dello swing weight, che è il twist weight. Il twist weight è il momento di inerzia della racchetta calcolato attorno al suo asse di simmetria e in pratica ci dice quanta massa c'è e come è distribuita attorno a quest'asse e ci dà una misura della stabilità torsionale del nostro telaio. Che cos'è la stabilità torsionale? È capitato a tutti di colpire una palla fuori centro, magari rispondendo a un servizio particolarmente veloce. L'impatto della pallina fuori centro provoca un momento torcente, quindi attorno all'asse della racchetta, innescando una rotazione di questo tipo. E noi abbiamo la sensazione proprio della racchetta che ci si torce in mano, si gira, il manico si gira nella stretta. Quello che va a opporre la racchetta a questo momento torcente è proprio il momento di inerzia polare. Un twist weight molto elevato, quindi quando abbiamo molta massa lontana dall'asse, ci dà un'elevata stabilità torsionale del telaio, però al contempo rende la racchetta faticosa da muovere in questa direzione, cioè il movimento che noi facciamo per dare spin alla palla. Viceversa, un basso valore del twist weight rende la racchetta poco stabile nei colpi decentrati, ma la rende molto maneggevole in questo tipo di movimento, cioè nei movimenti dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso e quindi in tutti quei momenti in cui noi cerchiamo di andare a dare spin. Facciamo un esempio concreto e utilizziamo come testimonial d'eccezione l'amico Rodolfo, detto Roddick, che ci ha prestato la sua racchetta, e il nostro Yannick Sinner. Che cosa hanno in comune Rodolfo, detto Roddick, e Yannick Sinner? Utilizzano lo stesso telaio. Il telaio questo è una Speed MP della ED in una versione abbastanza vecchia di questo modello, è una versione credo del 2017-2018, è la Graphen Touch ed è l'ultima versione ad avere i fori condivisi, che è una caratteristica abbastanza rara sui pattern di incordatura e lo possiamo vedere anche nella foto della racchetta di Yannick. Ovviamente lui è un testimonial di un marchio e quindi sponsorizza una linea di racchette e avrà sempre la racchetta con il paint job dell'ultima versione, ma poi sappiamo benissimo che i giocatori professionisti giocano con telai che spesso o quasi sempre non sono quelli che sembrano essere. Qual è la differenza però tra il telaio di Rodolfo e quello di Yannick? Sono queste strisce di piombo che vediamo ai lati della racchetta di Yannick e che Rodolfo non ha. Queste strisce di piombo sono un accorgimento tecnico per aumentare la massa attorno all'asse di rotazione della racchetta e quindi andare a dare maggiore stabilità. A questo punto facciamo quindi un esempio pratico, andiamo a misurare lo swing weight e il twist weight della racchetta di Rodolfo, poi andremo a applicare il piombo come sulla racchetta di Yannick e rifaremo la misura per poi confrontare le due situazioni. Misuriamo le caratteristiche della racchetta di Rodolfo, partiamo con lo swing weight. 315,9. Adesso attiviamo la misura del twist weight, ruotiamo la racchetta di 90 gradi
ed acquisiamo una nuova misura. Questa misura è la misura dello spin weight. E la differenza tra spin weight e swing weight ci dà una stima del valore di twist weight, che in questo caso è di 12,3. Dallo strumento inerzia e suono, ed applichiamo il piombo a ore 3 e ore 9 come sulla racchetta di Yannick. Ho tagliato delle strisce di piombo ad alta densità che pesano 1 grammo l'una, quindi stiamo aggiungendo un totale di 4 grammi, 2 grammi per lato. Ok, andiamo adesso ad acquisire le misure del telaio modificato. Partiamo come sempre con la misura dello swing weight. E rileviamo un 321,9. Attiviamo la misura del twist weight, ruotiamo la racchetta ed otteniamo un 13,7. Facciamo un altro esempio: se il nostro Yannick avesse voluto privilegiare lo swing weight della sua racchetta a discapito della stabilità torsionale, avrebbe applicato il piombo non a ore 3 e ore 9, ma tutto in testa, come sto facendo io adesso. Quindi avremo 4 grammi di piombo applicati sulla testa della racchetta. Ok, vediamo l'effetto di questi 4 grammi di piombo disposti in testa al telaio. L'inerzia è salita a 329 punti, quindi un incremento piuttosto importante. Andiamo a vedere invece il twist weight, si ha subito variazione. Tutto sommato il twist weight è rimasto molto simile, quindi disponendo la massa tutta concentrata al centro del telaio, quindi diciamo molto vicino all'asse di rotazione della racchetta, abbiamo aumentato di molto lo swing weight, perché comunque sono masse molto lontane dal nostro asse di rotazione dello swing weight. E ricordiamoci che il momento di inerzia è uguale al prodotto della distribuzione delle masse per il quadrato della distanza di queste masse dall'asse, quindi il loro allontanamento ha un'influenza elevata al quadrato. Il twist weight, che invece valuta come le masse sono distribuite rispetto a questo asse, nel caso di masse disposte molto vicine all'asse quasi non avverte differenza, mentre invece con le masse disposte ore 3 ore 9, quindi alla massima distanza possibile, abbiamo visto che incremento c'è stato. Allora, la prima racchetta è quella lì di Rodolfo, quindi senza nessun tipo di custom, e ci ha dato un valore di swing weight pari circa a 316 punti e un twist weight di 12,3. La racchetta, che non è la racchetta di Yannick ovviamente, lo abbiamo sfruttato come testimonial di inerzia e suono. E dicevo, su questa racchetta abbiamo applicato del piombo ai lati dell'ovale, abbiamo inserito 2 grammi per lato a ore 3 ore 9, ottenendo uno swing weight di circa 322 punti e un incremento importante del twist weight, perché è passato da 12,3 a 13,7, quindi abbiamo 1,4 che su valori così bassi rappresenta un incremento importante
del valore di Twistweight, che come abbiamo detto ci dà una misura della stabilità, cioè abbiamo aumentato la stabilità di oltre il 10%. Il terzo esperimento che abbiamo fatto è stato quello di posizionare gli stessi 4 grammi della racchetta di Yannick a ore 12, quindi tutti concentrati in testa alla racchetta, ottenendo un salto del valore di swing weight importante. Siamo passati a 329 punti, quindi rispetto ai 316 punti abbiamo oltre 13 punti, abbiamo precisi 13 punti di inerzia. Di contro abbiamo un incremento della stabilità torsionale molto basso, un misero 0,5. Che cosa ci dicono questi numeri? Allora ragazzi, innanzitutto prendiamo i numeri per quello che sono, cioè sono un'indicazione di come quel telaio può comportarsi in campo. La racchetta di Rodolfo è una racchetta, un telaio standard per uso amatoriale, ha uno swing weight contenuto di 315-316 punti, come se ne vedono tante in giro di questo livello. Con la customizzazione che abbiamo fatto imitando quella di Yannick Sinner, abbiamo fatto salire l'inerzia a 322 punti, quindi già diventa un valore importante, sono già 6 punti in più rispetto a com'era la racchetta di Rodolfo, ma soprattutto abbiamo incrementato la stabilità torsionale, quindi avremo una racchetta leggermente più faticosa da swingare, da far muovere in aria, molto più stabile sui colpi decentrati e un po' più faticosa nel tentativo di dare spin alla palla. L'ultimo test ci dice che mettendo 4 grammi di piombo in testa alla racchetta abbiamo incrementato in maniera molto importante l'inerzia, quindi avremo una racchetta molto più faticosa da muovere, molto più potente nell'impatto, e però non siamo andati a toccare la stabilità torsionale se non in minima parte, e quindi abbiamo sostanzialmente mantenuto la facilità di dare spin con la racchetta che avevamo nella sua configurazione originale. Non ho molto altro da aggiungere se non quello di ripetere che questi numeri sono una indicazione di come si comporterà il telaio, quindi servono più che altro a farci capire, quando sentiamo delle mancanze nella racchetta, dove andare a intervenire, e potremo ragionare in maniera più consapevole quando, postando la domanda in un forum di tennisti, sento la racchetta che mi si torce in mano, e se viene la persona di turno che ci dice di mettere della massa ai lati dell'ovale, sapremo che ci sta dando un consiglio corretto e ragionato. Se invece arriva la persona che ci dice di mettere del peso nel manico o del peso in testa alla racchetta, sapremo che quella persona non è affidabile, perché ci sta dando un consiglio che è sbagliato. Va bene, come al solito vi invito a visitare il sito di Inerzia X1, quindi all'indirizzo www.pagal-lab.com, che trovate scritto in sovrimpressione, per avere tutte le info su come acquistare lo strumento Inerzia X1 ed accedere all'area tecnica con molti contenuti come questo di cui stiamo parlando. Vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale, a mettere un mi piace al video, e ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie.